benvenuto in questo nuovo video dal titolo Tecniche avanzate per creare linee di basso, cioè come comporre delle linee di basso proprio a livello di composizione. In questo video ci concentriamo su un elemento che è l'elemento ritmico e vediamo come sfruttare l'elemento ritmico, cioè come creare un materiale ritmicamente interessante per poi applicarlo alle linee di basso. Allora, tutto questo è materiale chiaramente inserito all'interno del mio corso Bassista Contemporaneo, in particolare questo tipo di oggetto che vediamo in questo video è all'interno del secondo corso. Partiamo adesso da un loop di batteria molto lento e vediamo di trovare un, pattern ritmico che possa essere la base del nostro lavoro. Ok, allora su questo loop di batteria molto semplice provo con le mani a cercare un pattern ritmico che possa accoppiarsi bene. Poi non c'è un'unica regola, però cerco di creare un ritmo che possa funzionare all'interno di una battuta, per poi dopo ripeterlo. Mi sintonizzo, 1, 2, 3, 4. Ok, questo mi sembra buono. 3 e 4. Pa 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 pa. A questo punto provo di scriverlo ta 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 ta. Ok. Chiave di basso, qui ci sarà la linea, ma adesso mi concentro su questo 4 quarti. Mi concentro sulla linea, sul ritmo e lo scrivo in questo pentagramma ta 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 ta, quindi ta ta crome ta 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 ta, sedicesimo, pausa ta 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 ta. Ok, questi sono 2 sedicesimi, pausa di una croma, chiudo e siccome lo voglio fare di 4 righe, prima battuta, cioè di 4 battute, prima battuta, seconda, terza, nella terza battuta ripeto esattamente lo stesso ritmo. Ta 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 ta, sedicesimo, ta, 2 sedicesimi qua e la pausa. Ta 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 ta, ta 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 ta. Poi ci sarà la seconda, la terza ripeterà uguale lo stesso ritmo. Una risposta buona potrebbe essere ta 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 ta. Sì, potrebbe essere ta ta ta, poi questo ta 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 ta, 2 ottavi, poi qui magari una pausa di sedicesimo, un sedicesimo e un ottavo. Ok, ta 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 ta. Qui rispondiamo con l'ultima battuta esattamente con l'idea che c'era nella seconda, perché questa è la quarta. Ta 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 ta. Questo potrebbe essere così. Ta ta ta, sì, 2 sedicesimi. Ta ta un, pausa. Ci sono 1000 possibilità.
Quindi ripetendo da capo 3 e 4, ta ta ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta ta ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Sì, quindi questo qua che risponde esattamente coincide, questa parte è simile. Questa parte è simile, leggermente diversa la parte centrale, mentre questo era uguale. Provo a questo punto a metterci delle note, ad esempio lavoro sulla pentatonica, la forma obliqua di Mi minore, quello che si vede nella lezione 33. E applico questa ritmica, provo, adesso le lascio andare, non riattacco la batteria. Pam, pum, pam. Sì. Questa è la prima battuta. Questo può essere buono, la vado a scrivere. Allora, prima battuta. Mi, re, mi. Re, sol, la, si, la, pausa, sol, quella che suonavo era così, sol, la, sol, mi, re, sol, la, si, la, sol, e quindi la stessa cosa la faccio anche qua, così do un'idea di simmetria. Mi, re, sol, la, col punto, si, la, pausa, sol, la, sol, sedicesimo, pausa e chiudo. Mi, re, sol, la, si, la, sol, la, sol. Qui posso sicuramente mi, re, sol. Potrei mettere un bel pull off. Qui è una legatura che fa da pull off e questo un hammer on. Sicuro che funziona. Ok, allora adesso provo, visto che la prima e la terza sono già a posto, provo di mettere a posto, di inventare una risposta. Potrebbe essere buona. Sì, questa può essere una buona seconda battuta. Mi, la, re, la ritmica è la stessa che abbiamo deciso, già impostato. Si, sol, sol, la, pausa, si, la, ok, metto già le dita, 3, con il mio sistema che funziona alla perfezione per ricordare, sol, la, da, mi, re, mi, la, re, si, sol, 1 sul sol, la, di conseguenza si tornerà qua, perché questo è uguale, e qua avendo, non importa, mettere qui, mettendo si, la, abbiamo le dita già pronte per fare re, mi, quindi questo. Ho già 3 battute su 4, 3 e 4. Questo, bene. Pa, po, po, parebo, porebo.
quarta battuta potrebbe essere mi, mi. Questa è la terza. Sì, mi, re, sol, mi, si. Questa è la divisione che abbiamo usato. Re, mi, con il mi, 2 sedicesimi. E poi ho fatto un, la, si. E qui, re, mi, ho fatto un ameron e anche un altro ameron. In questo modo, questo è tutto su un mi minore settima, quindi ricapitolando tutto, ecco, qui conviene mettere un 3 per la diteggiatura più comoda. 3, 4. Ok, questo è buono. Adesso la provo sulla batteria lentamente e vedo di costruire questa linea, di renderla il più possibile musicale. 1, 2, 3, 4. Ok, adesso faccio questa linea su un tempo un po' più veloce per dargli un po' più di vita e faccio anche delle variazioni ma stando all'interno della stessa scala, che in questo caso è una scala di Mi pentatonica, ma tenendo anche questo approccio ritmico simile, e cioè facendo riferimento a quello che è il ritmo che ho usato all'inizio. 1, 2. Ok, questa è una prima tecnica secondo me molto valida per creare delle linee di basso che non siano banali, cioè parto da un loop di batteria, ci costruisco un'idea ritmica, un pattern ritmico che mi serve come base di lavoro, poi lo varierò, me lo scrivo, magari mi scrivo solo il ritmo, in questo caso ho fatto un ritmo di 4 battute,
un ritmo che in realtà la prima battuta e la terza sono identiche, la seconda e la quarta sono diverse però hanno degli spunti simili e poi comincio a variare su queste linee. Quindi parto da un'idea ritmica, costruisco una linea e poi su questa linea costruisco delle variazioni a questa linea. Questo è un esempio secondo me interessante ed è utile per creare linee non banali, per creare linee dove le dita non vanno semplicemente nel loro solito posto, quello che sono i giri comodi da fare, ma un qualcosa che permette attraverso un ragionamento di arrivare alla fine meglio del pezzo, cioè creare un brano un po' più ragionato. Tutto questo materiale chiaramente all'interno del secondo volume. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!